In questo video, l'arco a portale, simbolismo e decorazione. Il girasole, significato e uso. L'interesse visuale del colore giallo. Matrimonio in uno sport club di rafting. Oltre il prato il fiume, oltre la terraferma le rapide dell'acqua. In mezzo c'è la porta, che è un archetipo dell'immaginario umano. Cosa ci sia oltre la soglia è un mistero che può essere risolto soltanto grazie a curiosità, volontà e coraggio. Ogni varco è in un certo senso un punto di incrocio fra il tempo e lo spazio, il visibile e l'invisibile, la certezza e l'incertezza. Varcare la soglia vuol dire passare da un luogo a un altro e per estensione da un mondo a un altro, da una dimensione a una completamente differente. Nel nostro caso del matrimonio, dallo stato di single non sposato allo stato della vita a due da sposati. E veniamo ora al fiore del girasole. Il girasole per il suo aspetto è un fiore che simboleggia il sole, quindi la luce e la vita. Perciò, quando si decide di usarlo in un allestimento floreale di nozze, si vuole comunicare allegria, vitalità. Il girasole, tuttavia, dal punto di vista dell'utilizzo, è un fiore abbastanza difficile, poiché soffre molto della carenza d'acqua e già di per sé ha il bocciolo che ha un innesto inclinato a quasi 90 gradi sul gambo. Avendo il gambo abbastanza fibroso, semilegnoso, fa fatica a bere nella spugna e quindi una volta tolto dall'acqua e inserito nella spugna potrebbe avere delle carenze di alimentazione d'acqua. Per questo motivo dobbiamo tenere sempre una buona riserva di girasoli in modo da poterli sostituire all'ultimo momento a quelli che eventualmente hanno avuto un cedimento. Teniamo presente che anche le foglie inflaccidiscono facilmente e quindi con ogni probabilità dovremo toglierle. Parliamo ora dell'allestimento dell'arco. C'è un problema da risolvere. Normalmente la composizione più grande si colloca in alto a sinistra per una questione di miglior visuale. Tuttavia qua abbiamo a sinistra un albero che con le fronde praticamente sporge dietro la parte di sinistra alta dell'arco. Quindi dobbiamo invertire la disposizione delle composizioni e applicando la sezione aurea, cioè disponendo 3 punti floreali, useremo come punto ottimale per la composizione più grande di valore 8 la posizione in alto a destra, che sarebbe poi corrispondente al punto ottimale numero 3 nello spazio. Al piede di questa composizione in basso metteremo la composizione più piccola di massa 3. All'opposto in diagonale in basso metteremo la composizione di massa 5. Avremo così ottenuto la somma della sezione aurea 8 e 5 più 3 corrispondenti alla massa 8. Le disposizioni delle composizioni sono a triangolo. La breve camminata che porta gli sposi al tavolo della celebrazione è fatta anch'essa di composizioni di girasoli, 3 sulla sinistra e 3 sulla destra.
Parliamo ora del colore giallo. Il colore giallo è il colore più luminoso del disco cromatico e quindi anche dal punto di vista del peso ottico è il colore più leggero. Abbiamo quindi il girasole come tipo di fiore e il colore giallo come colore abbinato al fiore. Il girasole è un fiore a carattere passivo, nel senso che essendo un disco piatto, cioè un fiore di forma rotonda, ha un forte peso ottico. Inoltre è l'unico elemento della composizione, quindi non abbiamo altre forme con cui variare, diciamo, l'andamento e la successione dei fiori. Per questo motivo dovremo disporre i girasoli più piccoli in modo da collocarli all'estremità delle composizioni per dare più slancio alla composizione, e i girasoli più grandi nella zona centrale focale. Diciamo che il girasole come tipo di fiore è un fiore passivo, quindi che dà pesantezza ottica, però è alleggerito dal colore giallo, che è un colore fortemente luminoso e quindi attivo, quindi compensa un po' la pesantezza, diciamo così, del girasole. Per finire, naturalmente il girasole è stato utilizzato anche come portafedi, un grande girasole in un cofanetto all'interno del quale al centro sono legate le fedi nuziali.